Cambiatele tutto, ma non il nome, sì, perché sarebbe stato facile per Moto Guzzi battezzare questa moto in un altro modo. In fondo su questa moto cambia praticamente quasi tutto: motore, telaio, ruote, elettronica. Potevano anche chiamarla V85? Ma sicuramente. Invece la nuova classica di Mandello si chiama ancora V7 e un motivo c'è. Perché? Perché questa per Moto Guzzi non è una semplice sigla, ma un nome storico. Era una V7 infatti la prima Moto Guzzi della storia a montare un bicilindrico a V di 90 gradi e sempre a una V7 la Moto Guzzi moderna ha affidato il compito del rilancio del marchio. A questo modello, rinato nel 2008, poi Moto Guzzi deve davvero tantissimo. Una moto molto apprezzata da un pubblico sempre più trasversale. In questi anni si è ritagliato uno spazio sempre più grande non solo all'interno della gamma Guzzi, ma anche nella classifica delle vendite, toccando nel 2020 la top 10 assoluta. Segno che il classico piace, che la moto facile e leggera piace e che il marchio Moto Guzzi ha una spinta che ben pochi altri marchi nel mondo possono avere. Ora, complice anche l'arrivo della normativa Euro 5, Moto Guzzi ha deciso di mettere mano al progetto V7 in modo assolutamente approfondito, non solo nella tecnica ma anche nell'aspetto. Non ci credete, le due moto sembrano uguali, ma mettete di fianco quella vecchia a quella nuova e vi renderete conto di cosa stiamo parlando. E sì, la bravura dei designer Guzzi è stata proprio questa, perché la nuova V7 è inconfondibilmente V7, la guardi di sfuggita e sembra che non sia cambiato niente, poi la guardi attentamente e scopri che in realtà sono più le cose che sono cambiate di quelle rimaste uguali. E non parlo solo del motore, di quello vi dico dopo, quanto di allestimento, estetica, dotazioni. Inalterato il serbatoio, quello sì, ormai è un marchio di fabbrica, sono cambiati i fianchetti, la sella, tutta la parte posteriore. La guardi e percepisci che c'è più sostanza e anche un po' più di grinta che non guasta. Non solo perché finalmente dietro arriva un pneumatico da 150-70 in luogo del striminzito 130-80 precedente, ma anche perché gli ammortizzatori sono più strutturati, la sella ha una foggia differente, è su due piani e contribuisce ad alzarle un po' il sedere. Ammortizzatori che peraltro hanno aumentato l'escursione della ruota posteriore da 90 a ben 118 mm, finalmente un'escursione in linea con quelle delle concorrenti più accreditate. Una novità questa che ovvia a uno di quelli che erano i limiti cronici delle precedenti V7, ovvero la poca escursione della ruota posteriore e il poco assorbimento. Poi cambiano il faro, le ruote, la strumentazione finta classica, perché nello strumento tondo entra un moderno elemento digitale con tutte le informazioni del caso, almeno per quello che riguarda la più sbarazzina Stone. La classica invece usa ancora il doppio strumento con le classiche lancette. E poi cambia l'elettronica con una nuova centralina più evoluta, l'ABS che ora lavora in modo più puntuale grazie all'introduzione del sensore di pressione e un nuovo controllo di trazione, regolabile su 2 livelli oppure disinseribile. Ma la novità più importante ovviamente è l'innesto nel nuovo e più rigido telaio, parliamo di un 10% della V7, del bicilindrico 850 derivato da quello che equipaggia la V85 TT. Non è lo stesso però, attenzione, perché Guzzi in questo caso è andata a cercare caratteristiche diverse da quelle della sua Enduro. Meno potenza di punta ma tanta coppia e fruibilità. Il motore perde le valvole in titanio ma quelle di aspirazione sono più grosse, i cavalli ora sono 65, i Nm 73, con l'interessante dato che l'85% della coppia massima è disponibile già a 3000 giri. Prestazioni queste giudicate più che sufficienti dai tecnici per la nuova V7. Due sono le versioni disponibili, l'essenziale più moderna V7 Stone che vedete qui e la più ricca V7 Special che non solo raddoppia i quadranti della strumentazione ma adotta anche ruote a raggi. Avete la patente A2? Nessun problema, la Guzzi V7 è sempre stata e sarà ancora disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW. Innanzitutto quello che si apprezza di più sulla nuova V7, mi viene da chiamarla V85 ma si chiama V7, effettivamente è secondo me prima di tutto il comfort, il lavoro che hanno fatto i tecnici Guzzi andando incontro a quelle che erano anche le richieste un po' dei clienti, cioè di rendere la moto un po' più confortevole, è stato davvero interessante, si sono allungate le corse degli ammortizzatori, i ammortizzatori sono di miglior qualità, c'è più escursione al posteriore, di fatto la moto rimbalza meno, copia meglio le asperità e quindi alla fine si guida anche meglio anche in velocità. Il motore è una presenza importante all'interno di questa nuova V7, sicuramente rende questa moto più importante, meno motoretta, consentitemi il termine. Già quando lo senti andare al minimo senti i colpi di pistone, capisci che è un motore di più grande cilindrata e questo si poi ribalta anche nella guida. C'è ovviamente più potenza, ma non è tanto la potenza a interessare quanto la coppia, l'erogazione fin dai bassi regimi, più corposa, più pulita, con un acceleratore più pronto a rispondere, anche se c'è un po' di gioco
meccanico, tra virgolette, non siamo più abituati con gli acceleratori elettronici ad avere ancora il gioco attaccato al cavo. Qui c'è ancora un cavo come sulle moto un po' del passato, ma questo fa anche parte un po' delle caratteristiche della Guzzi V7. Motore molto pronto, dicevo, bello, finalmente porta fuori dalle curve con più brio, resta sempre una V7, quindi moto assolutamente facile da utilizzare, assolutamente intuitiva, alla portata di tutti, senza essere mai una moto che ti intimorisce, quindi una moto che fa tutto quello che deve fare molto bene, ma con un pochino più di brio che probabilmente prima mancava. Ci sono tante piccole cose che sono state fatte, il parastrappi sul cardano, il cambio che funziona meglio, l'innesto del motore 850 sicuramente ha portato tante cose positive e anche estremamente silenzioso di meccanica, il che non è facile col motore ad aria, ad aste bilancieri, essere silenziosi in questo modo. Quindi il complesso della moto è assolutamente competitivo, soprattutto nel segmento in cui si va a inserire. Molto facile, dicevo, sella bassa, leggera, non mette mai in difficoltà, con però appunto questo motore sicuramente più brioso. Al comfort inevitabilmente concorre anche la sezione maggiorata dello pneumatico posteriore, che non solo riesce ad assorbire meglio i colpi, ma offre anche un appoggio decisamente migliore quando si guida in modo brillante. Guida che oggi la V7 apprezza più che in passato, perché è scorrevole, con un assetto azzeccato e finalmente meno rimbalzante quando la strada si fa brutta. Guidandola in modo tondo e fluido, la V7 sa essere anche efficace, con però il limite di pedane che toccano un po' presto l'asfalto. Del resto, parlare di sportività con lei sarebbe del tutto fuori luogo. Chi cerca una V7 di sicuro non cerca la guida sportiva. È un fatto comunque che con lei ora alla guida ci si diverta di più. Delle cose che io invece avrei messo, diciamo che avrei aggiunto per ambire ancora di più a salire di categoria e andare a rosicchiare un po' di quote di mercato ai concorrenti più premium, per esempio la leva regolabile almeno del freno, che qui manca, anche in modo magari economico, con una vite, con una piccola rotellina, ma comunque ci vuole perché è una moto che è dedicata a tutti, e magari l'indicatore del livello carburante, che secondo me è sempre utile. Visto che la moto adesso è un po' più competitiva anche dal punto di vista delle prestazioni, forse un filino di decisione in più nel freno anteriore non mi sarebbe dispiaciuta. Detto questo, il passo avanti che ha fatto la V7 è davvero interessante dal punto di vista sia delle prestazioni, ma anche e soprattutto dell'usabilità e del comfort. È una moto che puoi usare tutto il giorno senza stancarti, divertendoti anche dove ci sono un paio di curve. Oggi abbiamo trovato delle situazioni un po' anche critiche, se vogliamo, asfalto molto freddo, ma alla fine si è comportata molto bene anche con le gomme di primo equipaggiamento che sono Dunlop, quindi ottimo lavoro. La V7 Stone è sicuramente delle due la più sportiva, più leggera, più reattiva, i cerchi pesano molto meno, la moto è più veloce a cambiare direzione. Se invece amate proprio il classico, allora dirigete la vostra attenzione verso la V7 Special, che ha cerchi a raggi più pesanti, più rotondo da usare, anche un filo meno performante a livello di accelerazione, perché deve accelerare più massa. Una o l'altra comunque devo dire che cadete bene, insomma, nel segmento delle classiche. Non a caso la V7 è una delle classiche più vendute, anzi la classica più venduta in assoluto.